Eccomi qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario, o per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Facciamo una croce delle 5 vie, vediamo cosa ti sta per accadere. Allora, Acquario, cosa ti sta per accadere? Allora, al centro mettiamo il cuore della questione, cosa si muove già in te, la matrice da cui si origina ciò che sta per accadere. Sopra mettiamo ciò che scende dall'alto, l'evento che sta per accadere. Sotto mettiamo la radice nascosta, il perché di questo evento, il karma, l'inconscio che lo attrae, cosa nella tua anima o nel tuo passato richiama questo evento. A sinistra mettiamo il consiglio dello spirito, che può essere un tuo avo, un tuo antenato, lo spirito guida, l'amante celeste, vediamo. Poi andiamo a vedere qual è a destra il frutto che ne nascerà, il dono, la benedizione futura. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa ti sta per accadere? Andiamo a vedere. Il cuore della questione, la matrice da cui si origina ciò che sta per accadere. E qua siamo a un momento di transizione, c'è un 6 di spade. Questo 6 di spade è il senso che tu in questo momento stai lasciando indietro tutti dei problemi, delle tensioni, delle acque mosse, possono essere anche vecchie abitudini mentali che non ti servono più. Quindi potresti non essere ancora arrivata o arrivato dove vuoi, però il movimento è già iniziato, cioè stai traghettando la tua vita verso rive più calme. Forse alcuni di voi un trasloco o un cambio di ambiente, o state cambiando ambiente dentro casa anche, o semplicemente un nuovo modo di vedere le cose. È un passaggio delicato che chiede pazienza, non sei più nel vecchio, non sei ancora nel nuovo, è la transizione. Vediamo cosa sta arrivando, cosa scende dall'alto. Scelte, 2 di spade. Dal cielo si riversa un'energia che parla di scelte sospese, un po' di incertezza, no? Dice che l'evento che sta per accadere con questo 2 di spade ti mette davanti a un bivio, oppure a una situazione che richiede una decisione importante. Però potresti sentirti un po' bloccato o diviso, come se avessi bisogno di più tempo o più chiarezza, cioè come se l'universo dicesse: fermati un attimo, ascolta dentro di te prima di muoverti ancora. In pratica questa carta mi dice che può trattarsi o di una decisione lavorativa o affettiva che ancora non riesci a sciogliere, e ti dice questa carta: è meglio non forzare subito una risposta. Va bene? Io quando sto così, d'acquario, medito, mi prendo tipo un'ora, mi metto nella mia stanza yoga, medito, silenzio assoluto, così, non devo prendere nessuna decisione, sento solo il corpo, mi concentro sul respiro spontaneo, l'aria che entra e esce dalle narici, dal naso, e sto là, ferma, e cambia la prospettiva appena mi ravvedo, mi spiego? Vediamo perché sta succedendo questo, la radice nascosta, il karma, l'inconscio che attrae questa decisione che stai per prendere, no? Vediamo. Beh sì, a livello molto profondo c'è l'imperatrice qua, cioè questo significa che tutto ciò che sta accadendo ora nasce da un bisogno tuo di creare, di nutrire, di sentirti viva o vivo, produttiva, produttivo, anche di dare vita a qualcosa di nuovo, che può essere un progetto, un amore, anche un figlio per chi lo desidera.
Questa è la carta della bellezza, della sensualità, del piacere. Ti dice che dentro di te c'è un desiderio fortissimo di fiorire, di sentirti abbondante e sicura, no? Nella tua pelle, nei tuoi talenti, nelle tue relazioni. Questa forza che ti spinge a lasciare il passato, anche se in superficie non te ne accorgi, è una forza prorompente, prorompente. Fidati di questa cosa, non fare le cose in fretta, fidati. Vediamo qual è il consiglio dello spirito, che può essere un tuo avo, l'amante mistico, lo sposo celeste. Vediamo, tanto la stessa cosa. E il 9 di bastoni, non mollare proprio adesso. Non mollare proprio adesso. Qua mi dice che un avo guerriero ti parla. Ti dà un consiglio molto pratico. Non mollare adesso. Hai già fatto tanta strada, forse sei stanca, forse temi di dover combattere ancora, ma questa carta dice che sei più forte di quanto credi e sei quasi alla fine di una sfida importante. Quindi proteggi ciò che hai costruito, mantieni saldi i tuoi confini, ma non chiuderti troppo. Se qualcuno mette alla prova la tua pazienza o i tuoi progressi, ricorda, sei pronta, hai già affrontato prove peggiori. Cioè, qua hai le armi spirituali fortissime. Vediamo qual è il futuro il frutto futuro che ne nascerà, il dono, la benedizione futura. È bellissimo. Bellissimo. Qua c'è un 3 di bastoni che mi parla di una promessa meravigliosa. Questo significa che presto vedrai i primi risultati concreti di questa tua transizione, di questo tuo viaggio. È una carta di espansione, di opportunità che arrivano anche, guarda che ti dico, magari da lontano, persone straniere o nuove collaborazioni, anche viaggi e progetti online. Questa carta ti dice che quello che hai piantato comincia a germogliare e puoi iniziare a guardare con ottimismo l'orizzonte. Non è ancora il momento del raccolto pieno, però è il momento di allargare la visuale, di fare strategie più grandi, di osare di più. Osa di più. Cosa mi sta dicendo tutta questa stesa? Che stai uscendo da un ciclo faticoso. Lascia che la barca del 6 di spade ti porti via dal passato, non attaccarti a ciò che ormai è finito. Non prendere decisioni affrettate. Il 2 di spade dice che serve ancora un po' di tempo per vedere le cose con chiarezza. Medita, rifletti, non agire in automatico. L'imperatrice cosa mi dice qui? Onora il tuo bisogno di creare e di godere della vita. Per esempio, che sia prenderti cura del corpo, avviare un progetto artistico o semplicemente goderti di più le piccole cose. Perché l'imperatrice vuole vederti fiorire. E cosa ti dicono dall'alto? Non arrenderti proprio adesso. Anche se sei stanca, sei stanco, difendi i tuoi progressi. Sei quasi alla fine di un percorso impegnativo. Quindi preparati a espandere i tuoi confini. Nuove prospettive stanno per aprirsi. Forse grazie anche a contatti esterni, oppure a delle idee innovative che solo tu puoi concepire. Sappiamo l'Acquario può concepire idee che gli altri non possono concepire, a volte sono utopiche per molte persone, no? Ecco, queste idee innovative solo tu le puoi concepire. Apriti a quelle idee innovative. E allora è come se ti dovessi dire, no? Lascio che la vita mi traghetti verso nuove rive. Accolgo il mistero, ascolto il mio cuore prima di scegliere. Difendo ciò che conta e mi preparo a danzare verso orizzonti più vasti. Bello, bellissimo. Vediamo un po' di farci delle specifiche. 6 di spade. Sì, stai andando via da un impasse mentale, 8 di spade, stai andando via da una frustrazione mentale, da un sentirti bloccata o bloccato, da non riuscire a vedere la via d'uscita, stai uscendo proprio da questa situazione qua. Vediamo sul 2 di spade. Chiaro, 8 di coppe.
qua stai facendo un cambio, quello che arriva è abbandonare ciò che non ti serve più, andare verso lo sconosciuto. Qua prenderai una decisione con la tua meditazione e con la tua calma di, anche se il vecchio mondo ti ha nutrito, però che mi parli di lavoro, che mi parli di relazioni, il vecchio mondo ti ha nutrito, ma adesso non ti nutre più. Prenditi il tuo tempo per fare questa scelta, aprirti a cose molto più vaste. Ripeto, anche se hai amato una situazione lavorativa o relazionale, non ti nutre più. Quindi ti stai aprendo verso questo orizzonte strabiliante. Vediamo l'imperatrice. Guarda, qua ci sono dei desideri che avevi da bambina, o la tua bambina o il bambino interiore stanno scalpitando, stanno scalpitando. Se di coppia con l'imperatrice mi parla di vuoi sentirti fiorire come quando eri piccola o piccolo, è questo che stai realizzando, fuori da un impasse mentale che non ti faceva vedere la via. Ok, vediamo qua il 9 di bastoni sugli antenati, sullo spirito che ti guida. Sì, 3 denari, mi dice che tu hai già fatto tanto, preparati a fare collaborazioni ancora. Collaborazioni, mi parla anche sul piano pratico e lavorativo, sei pronta o sei pronto anche a condividere le tue idee, verranno anche, è il momento in cui le tue idee verranno accettate, anche se visionarie o folli, mentre prima a livello astrologico, cosmico, le idee visionarie potevano essere additate, adesso invece vengono accolte. Preparati a costruire anche con altri. Vediamo questo 3 di bastoni. Sette di bastoni, difendi quello in cui credi e non ti fare mettere in testa, i piedi in testa dalla tua mente. 7 di bastoni, difendi quello in cui credi. Difendi quello in cui credi, non farti scoraggiare dalla tua mente, perché nel subconscio brulica questa voglia di espressione, di talento, creatività, artistico. Difendilo con tutte le tue forze. Ok? Allora, ti riassumo la stesa con varie specifiche, ok? Rispetto a quello che sta per accadere, per ognuna di voi è diversa, cerco di riassumerle con le varie specifiche su quello che può accadere nella realtà fattiva. Allora, mi sta dicendo qui che è possibile che tu abbia delle paure o convinzioni limitanti o troppi pensieri che ti aggrovigliano, no? Come se stai lasciando indietro qualcosa, però qualcos'altro non te lo permette pienamente, perché ci sono forse dei blocchi, dei sensi di colpa o delle sensazioni di penuria, non mi sento abbastanza. Quindi, rispetto a cosa? Qua c'è questo evento, il conosciuto, per andare verso lo sconosciuto che accade, mi sta parlando del fatto che tu, questo evento ti spinge a lasciare alle spalle qualcosa di importante sul piano emotivo, anche se ti costa un po' di fatica. Quindi qualcosa che non ti nutre più. Questo evento può essere o un confronto, una realizzazione improvvisa con qualcuno, un'opportunità che ti viene chiesto di andare altrove, che ti costringe a fare una scelta definitiva. Questo è un momento che può portare un po' di tristezza, però è una liberazione insieme. Mi può parlare anche di questa cosa, di un legame del passato che ti torna in mente o che ti ha tenuto legata, un po' legato, o un amore antico o una dinamica familiare che sta fortemente influenzando questa sensazione di blocco nel presente. Perché tu hai voglia di rinascere con la stessa meraviglia con cui guardavi gli occhi, il mondo con gli occhi di bambina o di bambino, mi spiego? Allora qua che ti dicono, che cosa ti dice la stesa, no? Non devi mollare adesso, proteggi ciò che hai conquistato, non devi fare tutto da sola, ci saranno collaborazioni, ci sarà, collabora, chiedi aiuto, lavora in squadra, perché i tuoi progetti, quelli visionari, ok, anche quelli che ti danno stabilità emotiva, cresceranno meglio se condivisi con persone che rispettano il tuo valore, e sappi che a livello cosmico adesso è il tuo momento. Quindi sii vigile e selettivo o selettiva anche su chi fai entrare nel tuo cerchio, no? Ma una volta dentro queste persone costruisci insieme, mi stanno dicendo. Mm? Difendi quello in cui credi, quello che arriverà,
che sta arrivando, ci saranno delle piccole lotte, devi difendere le tue scelte. Può trattarsi qua di colleghi, di amici, di familiari che non comprenderanno le tue nuove direzioni o che ti possono costringere a dire chiaramente che cosa vuoi, vuoi questo o vuoi quest'altro. Tu devi dire la tua verità, la tua verità. Quindi, per riassumere ancora con le specifiche, ti dico che è importante che accetti che una parte di te è ancora prigioniera di vecchie paure, devi fare solo piccoli passi, eh, non serve fare tutto una volta, insomma, devi essere pronto o pronto a lasciare qualcosa alle spalle, anche se ha contato tanto per te, non ti serve più per la tua crescita, devi onorare la tua voglia di leggerezza e bellezza, devi tornare a fare cose che ti fanno sorridere, come quando eri bambina, bambino. Devi proteggere i tuoi confini ma non isolarti, lavora con chi ti rispetta e qua aspettati delle piccole sfide mentre allarghi i tuoi orizzonti, però sappi che questo è il prezzo del tuo futuro più glorioso. Quindi lascia andare ciò che non ti serve più, custodisci la bellezza, ti apri al nuovo con la forza del tuo cuore libero e collabori solo con chi nutre la tua anima. Va bene? È una bomba questa, perché sei sostenuta o sostenuto dall'imperatrice qua. Vediamo cosa ci dicono queste. Sì, depurati dalle negatività. Negatività sono i pensieri ossessivi, quelle situazioni che ti fanno sentire in gabbia, detox. Guarda, solo meditare, tutte le pratiche ce le hai già, soprattutto quelle del tuo segno zodiacale sul mese corrente, formula pentacolare, depurati un po', questo mi stanno dicendo. E poi qua dice agisci subito, accadrà se ti impegni, smettila di rimandare, non rimandare. Io ti ho detto qua di stare tranquilla, di non fare tutto con la fretta, questo agisci subito va verso questa carta qui. Agisci subito, smettila di rimandare, di prenderti più cura di te, della tua mente, del tuo corpo, del tuo spirito. Agisci subito, perché questa cosa gloriosa accade se ti impegni, soprattutto per quanto riguarda un detox spirituale, direi, mentale. Nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Ci saranno segnali da parte dell'universo che ti diranno, ma scusa, ma questa cosa... che ti faranno mettere il piede sull'acceleratore per andare verso questo detox. Perché qua, e anche queste piccole dispute che ci possono essere, non è un caso. Qua tu stai lottando contro le tue stesse resistenze a quello che vuoi veramente e l'immagine della tua anima ti proietta anche magari delle situazioni dove devi difendere quello in cui credi, proprio per capire quanto ci credi. Ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli della magia. Attaccamento dipendenza. Attaccamento dipendenza. Quando appare Eitukan, sei invitato a considerare la capacità di vivere senza attaccamento. Forse è il momento di ammettere a te stesso che devi immaginare una nuova storia che sia più in linea con chi sei diventato. Allora, tu hai fatto una grande trasformazione, ricordati che è un momento di transizione. È proprio gli attaccamenti che dobbiamo risolvere, no? Come si fa? Vivendoli, prendendone atto e affidarsi all'emozione che ti determina quell'attaccamento. Per ognuna di voi è diversa, no? Se arriva un'emozione, come si scioglie l'attaccamento? Rabbia, paura, tristezza, tu ti confronti con l'emozione, è molto semplice ragazze mie, ragazzi, migliaia di voi lo stanno già facendo, quindi qua possiamo avere delle dipendenze, degli attaccamenti ai sensi di colpa, eccetera, vanno sciolti per realizzare questi obiettivi, anche se magari puoi avere una disputa, no? E ti attacchi alla battuta di qualcuno, che cosa ti provoca quella sensazione? Rabbia? Ok, interfacciati solo con la rabbia, non con la persona, e l'attaccamento. Sciogli l'attaccamento. Mangiate dei cibi crudi, soprattutto in questi giorni, detox e anche no? Instaurate un rapporto di puro amore con i cibi che ingerite.
perché siete quello che mangiate, diventate quello che ingerite. Quindi il rapporto di puro amore che instaurate con il cibo si sta offrendo a te, la carota, il ravanello, la pesca, l'anguria, il melone si offre a te, muore quando si dà a te per diventare te. Tu sei il sacerdote, stai officiando un rito quando mangi. Allora senti questo dono che dall'apparizione della carota sparisce, appare, svanisce, tutto appare, svanisce. Tutto appare, svanisce. Noi siamo immagini, apparizioni dell'anima, quindi è un rito sacro quando mangi, no? Ecco, in questa contemplazione, questa si chiama meditazione, come qua ti ho detto medita perché farai le scelte giuste, questo ti sviluppa anche la possibilità di far fluire la dipendenza o gli attaccamenti. Perché l'attaccamento si sviluppa quando abbiamo l'archetipo della vittima che ha paura di perdere qualcosa e si attacca. Ma quando tu capisci che tutto appare e scompare, proprio come il cibo, come una carota, un ravanello, tutto appare e svanisce, tutto è evanescente. Allora se comprendiamo e se facciamo la pratica dell'evanescenza, l'attaccamento si dissolve. È una pratica che va fatta costantemente, ok? Ok, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!